Ciao a tutti e bentrovati su Lerniamo. Rimboccatevi le maniche perché l'argomento di oggi è davvero tosto. Infatti, oggi parleremo di Preposizioni articolate. piccola premessa. Se siete qui, si suppone che abbiate già visto il nostro video sulle preposizioni semplici. In caso contrario, dategli un'occhiata e poi tornate qui. Eh già, perché le preposizioni articolate si formano partendo dalle preposizioni semplici che, unendosi con gli articoli determinativi, formano una sola parola, appunto la preposizione articolata. Attenzione però, non tutte le preposizioni semplici possono formare le preposizioni articolate. Infatti ciò accade solo per le preposizioni semplici di, a, da, in e su. Ecco qui una tabella riassuntiva dove potete vedere tutte le preposizioni articolate e come si formano. Per consultarla tutte le volte che volete, stamparla, copiarla, insomma farci un po' quello che vi pare, passate dal nostro sito. Il link è nella descrizione. I casi in cui bisogna utilizzare le preposizioni articolate sono gli stessi in cui utilizziamo le preposizioni semplici. Quindi la domanda sorge spontanea. Come facciamo a sapere se dobbiamo utilizzare una preposizione semplice o una articolata? Diciamo che una regola infallibile non esiste, ma abbiamo delle tendenze. Per esempio, usiamo le preposizioni articolate quando il nome che segue è al plurale. Per questo diciamo vado negli Stati Uniti, Perché Stati Uniti è plurale. oppure sono stato nelle Filippine, ai Caraibi e così via. Invece usiamo la preposizione semplice se il nome che segue è singolare. Vado in Francia, Francia è singolare. vado in Italia, vado in Germania e così via. Fate attenzione però, quando vogliamo esprimere la provenienza o il ritorno da uno stato, quindi con verbi come venire, tornare, ritornare, utilizziamo sempre la preposizione articolata. Sì, quindi diremo ad esempio vengo dall'Italia o torno dalla Germania e così via. Usiamo inoltre la preposizione articolata per parlare di qualcosa determinata, specifica e non generica. Sì, quindi diremo ad esempio vivo nell'Italia del Sud, cioè voglio sottolineare la zona dell'Italia in cui vivo. O ancora vado alla scuola di mia sorella, cioè voglio precisare in quale scuola sto andando. Mentre utilizziamo la preposizione semplice per parlare di qualcosa in generale. Sì, quindi vivo in Italia, generico, oppure vado a scuola, non mi interessa specificare in quale scuola. Si usa la preposizione articolata anche con i nomi geografici, mari, fiumi, laghi, montagne. Diremo quindi
sono in vacanza sulle Alpi. Oppure faccio una crociera nel Mediterraneo. Mi bagno nel fiume Po. Magari. Non si usano le preposizioni articolate con i nomi di città. Con questi dobbiamo usare le preposizioni semplici. Ad esempio, sono di Bari. Parto per Parigi. Torno da Milano. Ah, e non bisogna usare le preposizioni articolate nemmeno con i nomi e cognomi. Quindi il libro è di Rossi. Il regalo è per Giovanni. Una volta determinato quale preposizione bisogna usare, non bisogna dimenticare che le preposizioni articolate concordano con il sostantivo che segue, proprio come gli articoli determinativi. Questo significa che useremo del, al, dal, nel, sul prima dei sostantivi maschili e femminili singolari che cominciano per vocale. Avremo invece della, alla, dalla, nella, sulla con i nomi femminili singolari che cominciano per consonante, mentre per i nomi femminili plurali, sia quelli che cominciano per consonante che quelli che cominciano per vocale, avremo delle, alle, dalle, nelle, sulle. Infine, con i nomi maschili singolari avremo del, al, dal, nel, sul, mentre con i nomi maschili plurali avremo dei, ai, dai, nei, sui. Tranne però se il sostantivo comincia per Z e Y, oppure S più consonante, o anche gn e ps. In questi casi useremo dello, allo, dallo, nello, sullo. Invece, al plurale, degli, agli, dagli, negli, sugli. Very good. Anche la preposizione semplice con si può combinare con gli articoli. In questo caso avremo queste trasformazioni. Esatto, però a dire il vero non sono molto frequenti e si preferisce utilizzare la forma staccata, quindi per esempio con il, con i, con la, eccetera. Tuttavia è importante che sappiate che entrambe le forme sono corrette. Sì, per esempio possiamo dire sia sbuccio la mela con il coltello, sia sbuccio la mela col coltello. Entrambe le forme sono perfettamente corrette. Sì, e chiaramente, come già sottolineato all'inizio del video, le preposizioni per, tra e fra, quando sono seguite dall'articolo determinativo, restano invariate, cioè non si uniscono all'articolo, appunto. Per esempio, questo è il detersivo per il bucato. Ora è il vostro momento, sbizzarritevi a commentare utilizzando le preposizioni articolate. Risponderemo a tutti come sempre. Ah, e non dimenticate di fare tutti gli esercizi sul nostro sito. Alla prossima! Ciao ciao!